In occasione della giornata mondiale delle cardiopatie congenite ho pensato di fare un'esperienza, un esperimento molto molto speciale con la mia amica del cuore e artista, Eta, che Ciao! ringrazio di essere qui. In pratica faremo veramente una creazione artistica insieme attraverso un suo format che si chiama Video Call Sketching, che magari chiedo adesso a Eta di spiegarci che cos'è. Ciao a tutti. Video Call Sketching è un progetto che ho incominciato nel 2016 facendo ritratti via webcam. Di solito utilizzando come parte del mio gioco questa regola anche temporale per cui ogni ritratto prende 15 minuti, di solito a volto. Naturalmente in questo caso faremo un esperimento eccezionale all'interno dei miei video call sketching con Serena, in cui anziché ritrarre un volto, ritrarrò i concetti, le emozioni, il flusso interiore che percepirò dalle sue parole. Sì, sarà proprio un dialogo che voglio fare con il mio cuore e quindi proprio una riflessione che voglio fare in occasione della giornata mondiale per le cardiopatie congenite ed è un dialogo che voglio fare con il mio cuore per dirgli qualcosa che non so bene che cosa sarà e trasformare tutto quello che uscirà dalle mie parole, dalle mie emozioni in arte, grazie a ETA. Trovate tutti i riferimenti di ETA, come trovarla, come seguirla sui suoi social in descrizione a questo video, quindi vi consiglio di dare un occhio a tutte le sue bellissime creazioni artistiche. Grazie. E, veramente un esperimento artistico perché questo canale vuole unire la riflessione sulle cardiopatie congenite all'arte, alla poesia e trasformare veramente dolori, gioie in qualcosa che è altro. E quindi grazie a ETA per questa opportunità bellissima ed è un esperimento che faremo insieme adesso con ETA che farà partire questi 15 minuti. Grazie a te infinite sere, per me come sempre una gioia e un onore e un piacere collaborare insieme a te. Io sono pronta. Ok, allora Sì, mi se vuoi. prendo un minuto di silenzio e poi parto col mio flusso di coscienza. Perfetto, perfetto. Mi hanno sempre chiesto come vivere con un cuore come il mio e non ho mai saputo rispondere, perché per me la risposta è come vivere con un cuore normale. Non lo so. E come vivere con il mio cuore? Non lo so. Perché per me il mio cuore è normale. Non ho mai avuto esperienza di altri cuori o di vivere con un cuore normale. Io sono nata così e sono nata con questo mio cuore un po' speciale, ma tutti i cuori sono speciali e veramente difficile per me la parola normalità. Non so che cosa possa voler dire. È una parola che non mi appartiene, non voglio che mi appartenga. Anche quando mi dicono ma com'è avere una vita normale per te? Boh, non lo so. Che cosa vuol dire? Ehm, Ci rimango sempre un po' male quando mi fanno queste domande e non so mai che cosa rispondere se non dire non lo so, però non lo so non è una risposta che gli altri accettano. E se penso a te, cuore, adesso avrei tante tante cose da dirti,
tante cose diverse, opposte, tante emozioni e mi emoziono. Mi hai accompagnato sempre, mi hai fatto soffrire, mi hai fatto star male, ma sei sempre stato con me anche nei momenti in cui io ti facevo soffrire e io ti facevo star male. Io mi dimenticavo di te, io ti odiavo perché per un periodo ti ho davvero, davvero odiato. Era facile odiarti perché eri il simbolo del fatto di essere imperfetta, di non essere abbastanza bella, di non essere accettata, di essere emarginata. Era facile odiare te e pensare che era colpa tua, anche se col tempo ho capito che la colpa non era tua, ma era di come vivevo io le situazioni. Mi sono tanto dimenticata di te e anche questo era facile, perché è facile non ricordarsi o dimenticarsi delle cose che fanno star male o che ci mettono di fronte alle nostre fragilità, che ci mettono di fronte alla morte, che vogliamo sempre allontanare, dimenticare. Eppure c'è anche quello, c'è la voglia di dimenticare che si soffre nella vita e c'è la voglia di dimenticare che la vita è un dono e può sembrare assurdo voler dimenticare che la vita è un dono, ma per me è stato veramente così. Non, per tanti anni della mia vita odiavo chi mi diceva la vita è un dono, devi godertela, carpe diem, sei fortunata a essere qui. E mi facevano schifo queste cose, perché ricordarmi che la vita è un dono mi ricordava anche che forse non me la stavo godendo appieno, che forse la stavo sprecando, che forse avrei dovuto fare di più, fare qualcosa di diverso, realizzare più cose. Che cosa vuol dire godersi la vita? Anche qui la risposta per me è non lo so ancora. Eppure sono sempre stata capace di vedere la bellezza del mondo, di emozionarmi per piccole cose, di emozionarmi per un fiore, per un cielo azzurro, un tramonto, l'incontro o il messaggio di una persona cara. E quindi un po' forse ho imparato a godermi la vita, a godermi degli abbracci. Veramente gli abbracci per me sono curativi. Appena abbraccio una persona cara, succede qualcosa di molto molto speciale per me. È come se avessi la sensazione che il mio cuore si connettesse al suo cuore e tutto si calma, si crea un nuovo ritmo tra il mio cuore e il suo cuore. Ed è una sensazione che ho provato sin da piccola, sin da quando abbracciavo mia mamma, mio fratello, mio papà, ma ancora adesso quando abbraccio le persone care è come veramente se i nostri due cuori iniziassero a cantare insieme, a suonare insieme. E tutta la paura, la sofferenza, la rabbia diventa nulla.
Vorrei dirti tante cose, cuore mio. Vorrei dirti che mi sei sempre stato accanto e hai trovato il tuo modo di adattarti alla mia vita, a supportarmi, a crescere insieme. E veramente ogni giorno penso che hai trovato il modo di sostenermi e di adattarti alla mia vita, e io ho dovuto imparare ad adattarmi a te. E penso che sia stato un regalo questo, perché tutti noi siamo fatti del nostro cuore e di come il nostro cuore batte, si adatta alle emozioni, e averlo potuto imparare quando ero bambina e aver imparato ad ascoltarmi, ad ascoltare quando ero stanca, quando ero felice, quando ero emozionata. E adesso forse è un regalo per me. E le emozioni, mamma mia, quante emozioni! Quante emozioni nella mia vita. Sono una persona che vive di emozioni, si emoziona per tante cose, anche che possono sembrare molto, molto stupide. E sempre più quando vado avanti nel tempo, sono sempre più in contatto con queste emozioni e mi sembrano bellissime tutte. Il dolore che sento sempre mi aiuta a tenere il contatto con la realtà. Sono una persona a cui piace sognare e piace fare tanti voli folli, come direbbe Dante, in mondi che non esistono. E il dolore mi aiuta invece a stare nella realtà e a sognare ad occhi aperti, a esserci, a sentire ci sono qui, sono ancora qui, sono qui, sono qui. E esisto. E mi potete vedere. E ho diritto anch'io di vivere. Ho diritto anch'io di essere vissuta, di aver avuto questa seconda occasione di vivere. È difficile per me dire questa cosa. Per tanti anni mi sono sentita in colpa. Perché io? Perché io sono nata così? Perché io ce l'ho fatta? Per anni ho risposto a questa domanda con il sorriso. Io dovevo sorridere sempre. Se ero felice, se ero triste, sorridevo. Se stavo bene, se stavo male, sorridevo. E
questo sorriso solo le persone che veramente vogliono scoprirmi e scoprire veramente chi sono, capiscono che è un sorriso che nasconde tanto dolore. È il mio modo per sopravvivere, è la mia arma per sopravvivere. Perché sopravvivere per me vuol dire anche cercare di essere felice, cercare di avere una bella vita, cercare di amare, perché questo mio cuore, caro cuore mio, sì, hai sofferto e ti ho fatto soffrire tanto perché volevo e volevi essere così tanto amato e tanto amata io. Eppure mi ha insegnato ad amare, a ascoltare le persone, ascoltare le loro sofferenze, a entrare in contatto con le persone in modo profondo e ad amarle davvero, anche se sono magari incontri brevi in un corridoio d'ospedale o incontri di pochi istanti. Ho amato tante persone e ancora adesso hanno spazi molto speciali nel mio cuore. È come se il mio cuore si adattasse negli anni per trovare nuovi modi per amare. E forse veramente entrare in contatto per me significa amare. E vorrei chiedere a te, cuore, cosa pensi adesso della Serena che sono diventata e se anche per te ne valsa la pena, perché per me ne valsa la pena. Io credo che il tuo cuore sia fiero di te e sia infinitamente grato. E anch'io sono infinitamente grata al mio cuore. Vorrei chiedergli perdono e vorrei dirgli grazie. E vorrei dirgli che bello che è stato vivere insieme. È stato veramente, veramente bello. Ci siamo divertiti un sacco, devo dire, soprattutto nei momenti in cui mi emozionavo tantissimo e a volte avevo proprio l'impressione che il mio cuore mi dicesse: ma smettila, ma perché ti emozioni per queste cose che sono stupide?
E altre volte mi dico proprio: "Che bello!" È come se il mio cuore mi dicesse: "Sì, sì, voglio emozionarmi così, perché è così bella questo momento nella tua vita, godiamocelo. Sì, voglio emozionarmi." Io credo che il tuo cuore non abbia nemmeno bisogno di accettare il tuo perdono, perché non ce n'è bisogno. Penso che il tuo cuore sia tu e che il tuo cuore sia felice con te, specialmente ora più che mai. I nostri 15 minuti sono passati, quindi Eh, io sono saluto stati molto, molto belli e molto, molto importanti per me e per il mio cuore. sono stati veramente, veramente molto belli anche per me e anche per i miei pastelli, che sono la mia estensione. Adesso, ecco, chiudo completamente e ti mostro e vi mostro che cosa è nato qui. Ve lo È mostro. stato bello anche vedere che creavi per me. È come se fosse più semplice parlare al mio cuore perché vedevo il mio cuore nel tuo disegno. Mi fa tantissimo piacere sentire questo e è quello che ho sentito anche io. Spero di poterti avere dato uno specchio che fosse in armonia effettivamente con quello che sentivi. Ok, ora mi fermo. Fermarmi davvero certe volte. È la sfida, come vedete. Ho bisogno che venga qualcuno a tirarmi via i pastelli di mano. Ok. Beh, si vede che il mio cuore ti sta parlando ancora. Sto dicendo sì, lo sappiamo che i 15 minuti sono finiti, ma abbiamo ancora da raccontare, stavamo giocando bene. Ma potremmo giocare ancora? Se le mie mani mi permettono, adesso vi mostro cosa stavo facendo. Ok, ci sono? Ok. Ci sono? Palesemente mentendo. Ci sono, ve lo mostro, poi ovviamente lo si potrà vedere meglio scansionato in immagini, metteremo tutti i link del caso online nella descrizione sotto al video, come diceva Serena. Che bello che è. Non so quanto si riesca a vedere via webcam adesso. C'è tanto giallo, tanti colori chiari di sfondo che non so se vengono catturati bene. Sì. Sì, si vede bene. Mamma Eh, mia, che emozione. Va bene, anch'io non so come chiudere questo video. Ehm, Se non dire grazie a Eta per questo bellissimo esperimento e ricordare a tutti che il nostro cuore ci parla e che l'arte può aiutarci a parlare al nostro cuore e a noi. Grazie mille. Grazie a te, Sere, grazie a tutte le persone che si sono connesse o che si connetteranno con noi in questo momento. Grazie al tuo cuore, infinitamente, dal mio cuore al tuo cuore. Grazie, ciao. Grazie, Sere, ciao!